Dopo 2 anni di crescita costante, la terza stagione della Paccarriera con lo Schalke è stata quella della consacrazione. In Bundesliga abbiamo lottato fino all'ultimo, chiudendo nella parte alta della classifica e conquistando una storica qualificazione in Conference League, con la possibilità di salire addirittura in Europa League grazie alla Pokal, che potrebbe aver visto una delle squadre davanti a noi arrivare alla vittoria. La squadra è ormai un mix solido di giovani scoperti dai pacchetti e veterani diventati leader. Silla, El Fauzi e Hubers sono i simboli di questo gruppo. Ora è tutto pronto per la quarta stagione, dove l'obiettivo sarà chiaro: trasformare lo Schalke da sorpresa a protagonista in Europa. Ma non siamo solo noi a dirlo, e la dirigenza stessa a confermarlo. Come possiamo vedere dalla schermata degli obiettivi stagionali, ci viene richiesto di qualificarci nuovamente alle coppe europee e di raggiungere la fase campionato dell'Europa League. Questo conferma in modo ufficiale che nella stagione precedente siamo riusciti davvero a conquistare un posto in Europa League. Per rinforzare la squadra, il club ci mette a disposizione 33 milioni di budget, ai quali si aggiungeranno eventuali entrate dalle cessioni, e quindi è il momento di spostarci su WeFoot per scoprire subito su chi potremo investire questi milioni. Ora che siamo stabilmente in prima divisione e competiamo per la parte alta della classifica, potremo finalmente aprire pacchetti oro rari, scegliendo qualsiasi tipo di carta al loro interno, ad eccezione, come sempre, di donne e leggende del calcio. Le nostre priorità in questa sessione saranno centrocampisti e difensori centrali, e quindi iniziamo subito col primo pacchetto. E questa volta voglio mostrarvi tutto in modo diverso, unendo l'apertura, la scelta e la descrizione dei giocatori in un'unica sequenza. Il primo pacchetto non è eccezionale, ma neanche da scartare. Tra i nomi interessanti ci sono Wan-Bissaka e Kadioglu, due buone opzioni per la fascia destra. Dopo averli confrontati in gioco, ho deciso di puntare sul turco, rapido, tecnico e abile nel dribbling. Può rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Ha 28 anni e un prezzo importante, che però lo rende al momento un obiettivo difficile da raggiungere, anche perché il reparto dei terzini è già piuttosto completo. Il secondo pacchetto è, invece, uno dei migliori mai trovati in questa carriera. Oltre a Kadioglu, tornato ancora una volta, ci sono diversi giocatori interessanti. Il primo è Bissek, ex Inter, oggi in Belgio, ma di nazionalità tedesca. Difensore alto, fisico e sorprendentemente veloce per la sua stazza. Sarà lui il nostro obiettivo principale di questa sessione di mercato. Accanto a lui ho scelto di valutare anche Shqiri, mediano esperto dell'Eintracht Francoforte. Non più velocissimo, ma perfetto per dare equilibrio e copertura al centrocampo. Potrebbe arrivare in prestito per un anno, consentendoci così di ruotare meglio i centrocampisti. Nel terzo pacchetto troviamo due portieri di altissimo livello come Chevalier e Vicario, troppo costosi però per le nostre possibilità, ma anche un nome molto interessante: Ferguson, centrocampista scozzese, oggi al Valencia. Potrebbe diventare la nostra mezzala destra titolare grazie alla sua completezza e all'intensità che garantisce sia in fase offensiva che difensiva. Il quarto e ultimo pacchetto, invece, è il più deludente. L'unico nome davvero valutabile è Demirovic, attaccante esperto ma ormai trentenne, con un costo elevato che non rappresenterebbe un buon investimento a lungo termine. Meglio quindi lasciarlo in sospeso e concentrarci sui veri obiettivi di questa finestra di mercato. Il primo obiettivo di mercato è stato chiuso in un lampo, non abbiamo dato a nessuno il tempo di inserirsi e con un blitz fulmino all'Union Saint-Gilloise abbiamo versato 15 milioni di euro e portato a casa Jan Bissek, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke. Un colpo solido, mirato e per il livello attuale anche a un prezzo più che competitivo. Nel frattempo però arrivano anche le prime grane. Le cessioni di un nostro difensore centrale turco e di Salas si sono completamente incastrate a causa di un bug tra rinnovi e offerte simultanee. Non posso accettare, ma non posso neanche rinnovare. Morale della favola: li perderemo probabilmente a zero. Poco male, perché nel frattempo chiediamo un'altra grande operazione. Dal Valencia, per circa 24 milioni e mezzo di euro, arriva Lewis Ferguson, che va a rinforzare il centrocampo con qualità, corsa e leadership. Ma il mercato non è ancora finito. Senza alcun preavviso arriva un fulmine a ciel sereno. Il West Ham paga la clausola rescissoria da 31 milioni di Silla, il nostro MVP della scorsa stagione. Sinceramente non pensavo che qualcuno l'avrebbe fatto, ma evidentemente il suo valore è arrivato lontano. Così, nel giro di poche ore, perdiamo il nostro migliore attaccante. Per fortuna avevamo già un piano B, e proprio grazie ai pacchetti. Decidiamo infatti di puntare su Demirovic, che arriva dallo Stoccarda per 21 milioni di euro. Un profilo esperto, ma pronto subito a fare la differenza. Chiudiamo infine con Shqiri, preso in prestito per un anno dall'Eintracht, con lo stipendio diviso equamente tra i due club. In sintesi, con il budget iniziale abbiamo acquistato Bissek e Ferguson, mentre con i soldi derivanti dalla gestione di Silla abbiamo completato la rosa con Demirovic e Shqiri. Una squadra più profonda, più matura e pronta a tornare a dire la sua anche in Europa. Il campionato però non è iniziato nel migliore dei modi. È vero però che davanti a noi c'erano due colossi. Alla prima giornata perdiamo 3-1 il derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund, mentre alla seconda arriva un altro KO, 3-2 contro il Lipsia, al termine di una sfida equilibrata ma amara. A settembre tuttavia iniziamo a rialzarci. Contro il Werder Bremen arriva una vittoria sofferta ma preziosa, firmata da Salas all'82esimo, con un sinistro preciso sul secondo palo. Pochi minuti dopo Gantenbein colpisce una traversa, ma il risultato non cambia. 1-0 finale. Subito dopo travolgiamo il Friburgo con un netto 3-0,
vero e con questa fiducia ci prepariamo all'esordio in Europa League. Il calendario della fase campionato è tutt'altro che semplice. Inter, Nizza e Feyenoord saranno gli ostacoli principali, ma anche le altre partite non vanno sottovalutate se vogliamo approdare agli ottavi. La prima sfida ci vede di fronte al Brann, una delle squadre più organizzate della Norvegia, capace di mettere in difficoltà chiunque nel proprio stadio. Giocano con un 4-3-3 offensivo che li pone in vantaggio in fase offensiva grazie al vantaggio numerico sulle fasce, ma a causa di un gegenpressing non sempre perfetto risultano vulnerabili nelle ripartenze. Se gestiremo bene gli spazi potremo far male. Per questa gara non ci sono cambi, voglio iniziare questa avventura europea con i nostri uomini migliori e quindi è tutto pronto. Andiamo a prenderci la prima vittoria di questa Europa League. Riapre i battenti la UEFA Europa League, la speranza per i due protagonisti di oggi è ovviamente quello di un ruolo da protagonista. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Qui è Piero Gipardo che vi parla, con me Lelia Dani. I padroni di casa partono fortissimo e ci mettono appena 5 minuti a far male. Sfondano con decisione dalla destra, trovando spazio alle spalle della nostra difesa e mettono in mezzo un cross teso e preciso per l'attaccante, che anticipa nettamente il nostro centrale e di testa batte Ortega sul primo palo. Un inizio tutt'altro che semplice e un benvenuto piuttosto amaro in questa nuova avventura europea. Ma lo Schalke non si lascia intimidire. Reagiamo subito, alziamo il baricentro e iniziamo a costruire il gioco con pazienza. Dopo una lunga azione manovrata, la palla arriva a Ferguson, che riceve largo sulla destra, salta l'uomo in velocità e si infila in area. Da lì, con grande lucidità, serve al centro Demirovic, che da 2 passi deve solo spingere il pallone in porta per l'1-1. Una risposta immediata, potente, che rimette la partita in equilibrio e fa capire al Brann che non sarà una serata tranquilla. Il Brann però non ha alcuna intenzione di arretrare e allora, spinti dal pubblico di casa, continuano a riversarsi in avanti con grande intensità. Prima provano con il sinistro da fuori area, calciato in equilibrio precario. Il tiro è potente ma impreciso e la palla termina fuori. Poi insistono ancora, sempre dalla destra, con un cross rasoterra insidioso che Ortega riesce solo a deviare con la punta delle dita. Il pallone finisce sui piedi del loro centravanti, completamente solo davanti alla porta. Sembra fatta, ma in modo clamoroso sbaglia, spedendo il pallone di poco a lato. Non è finita, un'altra azione fotocopia del gol mangiato arriva pochi minuti dopo, con un cross che viene leggermente deviato e diventa perfetto per l'attaccante. Stavolta ci prova di testa, battendo anche Ortega in anticipo, ma il pallone rotola lentamente sul fondo, a pochi centimetri dal palo. Un brivido dietro l'altro. Siamo stati fortunati, ma è chiaro che dobbiamo svegliarci subito, perché il Brann non sta scherzando. Musa lancia Demirovic nello spazio, il bosniaco entra in area e calcia con potenza, colpendo però il palo. Sul rimpallo si avventa Szymanski che spinge la palla in rete in qualche modo. Vantaggio Schalke. 5 minuti più tardi torniamo a farci pericolosi con Demirovic, che questa volta scatta in profondità superando il suo marcatore con una grande accelerazione. Arriva davanti al portiere, calcia con decisione di destro, ma la fortuna continua a voltargli le spalle. La palla sbatte ancora una volta contro il palo interno e stavolta rimbalza fuori. Sugli sviluppi conquistiamo un calcio d'angolo e proviamo a capitalizzare l'azione. Dalla bandierina parte un cross teso, preciso, e Hubers svetta più in alto di tutti, colpendo con grande forza ma senza la giusta direzione. Dopo questo brivido per gli avversari, l'arbitro fischia la fine di un primo tempo intensissimo, con occasioni da entrambe le parti e noi avanti, ma consapevoli che nella ripresa servirà ancora più concentrazione per portare a casa i 3 punti. Nella ripresa il Brann rientra in campo con la stessa aggressività del primo tempo, deciso a pareggiare subito i conti. Nei primi minuti ci costringono a restare bassi, prima un tiro potente da fuori area impegna Ortega, che si distende in tuffo e blocca il pallone, e pochi minuti dopo ci riprovano ancora, sempre dalla distanza, ma il nostro portiere è attento e con 2 mani devia il pallone alla sua sinistra. Dopo aver contenuto la loro spinta, iniziamo lentamente a riguadagnare campo. Negli ultimi 15 minuti torniamo a far male. Musa sfrutta un filtrante perfetto e si presenta solo davanti al portiere. Calcia di prima intenzione, ma trova una parata clamorosa, una di quelle che tengono in vita una squadra. Il numero 1 norvegese si supera ancora poco dopo su Demirovic, respingendo con un riflesso incredibile, e poi si rialza e compie un altro intervento prodigioso, anticipando Musa, che ormai non sa più cosa inventarsi per segnare. Nonostante tutto restiamo lucidi, difendiamo con ordine e portiamo a casa una vittoria sofferta ma meritatissima. I primi 3 punti di questa Europa League sono nostri e valgono tantissimo. Alla fine, dopo 90 minuti di battaglia, possiamo dirlo. Per oggi, questo è tutto ciò che conta. C'è ancora qualcosa da sistemare a livello di gioco, ma partire con il piede giusto servirà a dar loro lo slancio e la fiducia necessari per lavorare al meglio. Settembre si è poi chiuso nel migliore dei modi, con altre 2 vittorie che hanno dato continuità al nostro straordinario momento di forma. Un 2-0 pesante contro il Wolfsburg, frutto di una prestazione solida e matura, e un successo più agevole ma altrettanto prezioso contro lo Sturm Graz, che ha certificato un mese semplicemente perfetto. Ottobre si è aperto con la sfida contro il Borussia Mönchengladbach, una gara spettacolare e intensa. Dopo essere passati in vantaggio grazie a una punizione magistrale di Cuisance, i padroni di casa hanno trovato il pari in via di ripresa, con un pallonetto dolcissimo che ha lasciato Ortega immobile. Nel finale ci siamo avvicinati più volte al nuovo
nuovo vantaggio, compresa una traversa clamorosa, ma alla fine il match si è chiuso in parità. Da lì in poi però non ci siamo più fermati. Sono arrivate 4 vittorie consecutive, 2 in campionato, entrambe per 2-1 contro Amburgo e Union Berlino, una in Europa League contro lo Sparta Praga e soprattutto una clamorosa impresa in Pokal, dove ci siamo finalmente presi la rivincita sull'Ipsia, battendolo 3-2 supplementari in una partita piena di emozioni. Adesso, a fine mese, ci attende la sfida di Bundesliga contro l'Hoffenheim, squadra molto offensiva che adotta un modulo quasi da 4-2-4, con 2 punte centrali e ali sempre pronte ad attaccare la profondità. Attualmente occupano la 9ª posizione in classifica, ma alternano buone prestazioni ad altre meno brillanti, anche per via di un pressing alto che non sempre funziona. Per questo match operiamo un solo cambio nella formazione titolare. Cuisance parte dalla panchina, ancora affaticato dopo i 120 minuti giocati in coppa, mentre Fausi entra al suo posto come mezzala mancina, pronto a sfruttare la sua freschezza. Parterre di stelle in campo oggi per questa sfida, pronti a regalarci 90 minuti di grandi emozioni, come da tradizione. Splendida cornice di pubblico che accompagna le due squadre in campo oggi alla Pre-Zero Arena. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un gran bel match. La partita inizia e noi spingiamo subito per trovare il vantaggio, liberando al tiro Szymański, ma il portiere è bravo a coprire il suo palo. L'Hoffenheim risponde immediatamente con un cross dalla sinistra che trova un giocatore sul lato opposto pronto a fare da sponda. Il pallone al centro viene calciato dall'attaccante, ma senza potenza, favorendo la parata di Ortega. Al minuto 18 Demirovic pesca in profondità Ferguson, che con un po' di fortuna riesce a presentarsi davanti al portiere, ma il suo tiro sfiora soltanto il palo e finisce sul fondo. Una grande occasione per passare in vantaggio, completamente sprecata per la disperazione del nostro centrocampista. Poco dopo, un pressing efficace dei padroni di casa permette loro di recuperare palla solo a 3/4 e servire rapidamente la punta, che però, disturbata dal nostro difensore, non impensierisce il portiere. L'occasione buona arriva subito dopo, lo schema si ripete, il pressing funziona e lo scambio tra le due punte è perfetto. Stavolta Lemperle calcia di prima intenzione, infilando la palla sotto la traversa. L'Hoffenheim passa in vantaggio e il primo tempo si chiude così, con la sensazione che nella ripresa servirà una scossa. Ed infatti la reazione arriva. Dopo appena 7 minuti, un cross da terra trova Musa libero in area, ma il portiere compie un vero miracolo, allungando il piede in extremis. Sul fronte opposto, ancora Lemperle cerca la doppietta personale con un gran tiro da fuori, ma Ortega si distende e salva tutto. Al 60esimo, un rimpallo fortunato favorisce Cuisance, appena entrato, che riesce a crossare indisturbato. Musa svetta in mezzo all'area e colpisce di testa, sfiorando il pareggio con la palla che lambisce l'incrocio dei pali. Ci proviamo in tutti i modi, anche con i tiri dal limite, ma manca sempre la precisione. Al 73esimo, finalmente, arriva il premio. Schallenberg, che si inserisce perfettamente nello spazio, riceve palla e con grande freddezza batte il portiere con l'interno destro per l'1-1. Pochi minuti dopo, un passaggio tanto illuminante quanto fantasioso di Salas libera Cuisance nell'1 contro 1. L'ex Bayern, nonostante l'angolo stretto e il rientro del difensore, riesce a trovare la traiettoria perfetta per il 2-1 che ribalta la partita e ci consegna un successo meritato in una gara folle. Una decina di minuti più tardi l'arbitro fischia la fine. Usciamo vincitori anche da questo match e chiudiamo un altro mese quasi perfetto, ma soprattutto ancora da imbattuti. Punti d'oro, Pier, e li hanno conquistati grazie a una prova gagliarda, cuore e muscoli. La nostra serie positiva non si ferma nemmeno a novembre, anzi continua a crescere in tutte le competizioni. In campionato iniziamo con un rocambolesco 3-3 contro l'Augsburg, una partita spettacolare in cui gli attacchi hanno dominato sulle difese. Poi arriva un'altra vittoria sofferta contro l'Heidenheim, conquistata con carattere, e infine una prestazione straordinaria contro il Francoforte, battuto 2-1. In quella gara ci siamo portati avanti con un contropiede fulmineo chiuso perfettamente da Musa. Poi Ortega si è superato, neutralizzando un rigore allungandosi alla sua sinistra. Ma il pareggio ospite è comunque arrivato con un tiro a giro imparabile praticamente 10 minuti dopo, ma proprio quando sembrava finita, nel finale ancora Musa si è inventato il gol vittoria, firmando la sua doppietta personale e regalandoci altri 3 punti pesantissimi. In Europa League invece sono arrivati 2 pareggi combattuti contro Rennes e Nizza, che ci tengono comunque in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi. In DFB Pokal, nonostante un ampio turnover, abbiamo battuto 2-1 Lanza Rostock, guadagnando l'accesso al turno successivo e confermando la profondità della rosa. Dicembre si è aperto con un altro pareggio in campionato contro lo Stoccarda, seguito però dalla prima delusione dopo 3 mesi da imbattuti, la sconfitta contro il Karabag, che è venuto a vincere nel nostro stadio approfittando di una giornata storta e forse di un approccio non adeguato. Le 2 partite successive ci hanno visto prima pareggiare ancora, stavolta contro il Mainz, poi tornare finalmente al successo con un 2-0 sull'Leverkusen, dove Demirovic è stato protagonista assoluto. Prima freddissimo davanti al portiere su assist di Musa, poi impeccabile dal dischetto per il raddoppio, con il portiere totalmente spiazzato dal suo tiro. A gennaio le prime 3 gare sono state un'altalena di emozioni, una sconfitta per
per 3-2 contro il Bayern Monaco, poi una vittoria di misura sul Norimberga e infine un nuovo passo falso per 2-1 contro l'Heidenheim, forse anche a causa del troppo turnover in vista del prossimo impegno, perché davanti a noi ora c'è una montagna da scalare, l'Inter. Ma prima ancora che parte la classica animazione di presentazione, arriva la notizia che non volevamo leggere. Salas lascerà il club a fine stagione, firmando a parametro zero con la Real Sociedad, la stessa squadra che in estate ci aveva offerto quasi 10 milioni per comprarlo. Grazie EA, sempre un piacere avere a che fare con i tuoi giochi. Comunque sia, ora la testa deve tornare al campo. L'Inter non ha cambiato modulo, ma ha rinnovato diversi interpreti. Frimpong al posto di Dumfries, Gonzalo Ramos al posto di Thuram e sulla sinistra il giovane Carboni, forse l'unico vero punto debole del loro 11. Gli uomini di Petresco continuano a prediligere il possesso palla e dovremo essere molto bravi a pressarli per impedirgli di addormentare la gara. Ma anche loro, in fase difensiva, non rinunciano al pressing alto, quindi servirà lucidità per non farci schiacciare. Per questo motivo, questa volta, in campo scenderanno i nostri migliori 11. Voglio mandare un messaggio chiaro all'Europa: lo Schalke non scherza. Gli eSports vi porta lo spettacolo del grande calcio, non andate via. La neve ha colto l'ingresso in campo delle due squadre, condizioni davvero al limite quest'oggi. È caduta la neve prima della partita, ma il campo è praticabile e bastano pochi minuti per portarsi avanti. Musa riceve palla, si gira sul destro e calcia d'interno. Il pallone si infila alle spalle di Pickford, nonostante l'angolo fosse quasi nullo. Dopo 10 minuti creiamo un'altra occasione. Ferguson serve Demirovic, che calcia con potenza, costringendo il portiere inglese a una grande parata per tenere vivo il risultato. Al 21esimo, però, rischiamo grosso. Ramos ruba palla al nostro difensore e serve in area Lautaro, ma un miracolo di Ortega ed un ribalzo favorevole ci salvano dal pareggio. Scampato il pericolo, ripartiamo con coraggio. Demirovic ricambia il favore e serve Ferguson in profondità. Lo scozzese controlla, entra in area e incrocia perfettamente, battendo ancora Pickford. Siamo incredibilmente avanti 2-0 dopo appena 25 minuti. La gara rallenta per un quarto d'ora, poi si riaccende. Un lancio lungo di Musa diventa un'occasione pericolosissima per Demirovic, che di testa costringe ancora Pickford a un grande intervento. Andiamo così all'intervallo in vantaggio, con l'idea di gestire meglio il possesso nella ripresa. E infatti, nel secondo tempo il ritmo si abbassa, ma qualche spazio in contropiede comincia ad aprirsi. Musa vola via verso la porta e tenta di replicare la rete iniziale, ma ancora una volta Pickford si supera con una parata straordinaria, da applausi, che lascia Musa e tutti i nostri a bocca aperta. Verso la fine del match abbiamo ancora un'occasione per chiuderla definitivamente. Sul calcio d'angolo Hubers colpisce di testa, ma la palla colpisce solo l'esterno della rete. Poco male, perché pochi minuti dopo l'arbitro fischia 3 volte. Espugniamo San Siro e con questa vittoria mettiamo al sicuro l'accesso diretto agli ottavi di Europa League. A gennaio, come sempre, è anche tempo di calciomercato, ma il nostro bilancio continua a piangere. A causa dei soliti problemi di gioco che vi avevo detto prima, non siamo ancora riusciti a vendere quei 2 giocatori bloccati e questo ci limita parecchio. Nonostante tutto, decidiamo comunque di aprire 2 pacchetti, nella speranza di trovare qualcosa di utile e magari anche economico. Il primo, purtroppo, non ci regala niente di buono. Tutti i giocatori interessanti costano troppo, anche se avessimo il budget pieno. Il secondo, invece, ci dà almeno una piccola speranza. Dentro troviamo Philippe Cohn, portiere svizzero trentenne nel piano della carriera, attualmente al Monaco, ma fuori dai loro piani. Potrebbe essere un colpo intelligente, visto che bastano 11 milioni per prenderlo. Ma se fossimo riusciti a vendere Ortega o qualche riserva a buona cifra, ci avremmo fatto più di un pensiero. Alla fine, però, non è successo niente di tutto ciò. L'unica operazione in uscita è stata quella di Gantenbein, che si unirà al Famalicão per quasi 2 milioni, ma solo dalla prossima stagione, poiché l'accordo è arrivato a mercato chiuso. In sostanza, nessun movimento reale. La rosa resta identica a quella di inizio anno. Dopo la grande vittoria contro l'Inter, il mese è proseguito con un'altra affermazione pesante, 2-0 contro il Friburgo. Mentre l'ultima partita della fase gironi di Europa League l'abbiamo giocata con ampio turnover, perdendo contro il Feyenoord. Abbiamo poi chiuso gennaio con un successo in campionato contro il Werder Brema, ma anche con l'amara eliminazione in Pokal ai quarti di finale, per mano dell'Eintracht Francoforte. A febbraio siamo tornati a spingere, 3 vittorie in campionato contro Mainz, Stoccarda e Borussia Mönchengladbach, e poi un pareggio con Wolfsburg. Ma il momento più atteso è stato senza dubbio il doppio confronto con l'Inter, ritrovata agli ottavi di Europa League. All'andata a San Siro abbiamo perso 1-0, ma il ritorno in Germania è stata una battaglia epica. Al 36esimo Demirovic ha realizzato un rigore che ha rimesso il punteggio in parità nel doppio confronto. Poco dopo Chiusanza ha sfondato centralmente e, nonostante le trattenute del difensore, ha trovato la rete del 2-0 con un tiro brutto ma efficace. Nella ripresa però un rigore trasformato da Lautaro ha riportato l'Inter in parità nel conteggio totale e allora si è arrivati alla fine ai calci di rigore e dopo 7 conclusioni per parte il punteggio era ancora sul 4-4.
4. Mykolenko ha sbagliato per noi, calciando bene ma trovando un ottimo intervento al portiere, mentre Diakité con un tiro raso terra e centrale ha chiuso la serie. Un'uscita amara dopo una prestazione enorme. Per fortuna la delusione non ha lasciato strascichi. A marzo abbiamo vinto 3 partite consecutive, battendo Union Berlino, Amburgo e Augsburg. Proprio contro l'Augsburg abbiamo mostrato uno dei nostri migliori contropiedi stagionali, con Demirovic letale nel finalizzare il primo gol. E poi abbiamo raddoppiato con Musa, freddissimo davanti al portiere, dopo essersi liberato il difensore con un movimento perfetto. Aprile si è invece aperto con un pareggio combattuto contro l'Hoffenheim. Poi è arrivato il colpaccio, 1-0 contro il Bayern Monaco, deciso da un rigore impeccabile di Demirovic, sempre più leader di questa squadra. Purtroppo però 10 giorni dopo è arrivata una pesante sconfitta interna con Leverkusen, 3-0, che ci ha ricordato quanto la Bundesliga resti imprevedibile. E ora è il momento di affrontare una vecchia ossessione, il Lipsia. La squadra Red Bull ha ancora una rosa mostruosa, schierata in un 4-3-3 offensivo con un tridente da paura. Ma non è tutto, perché alla rosa si sono aggiunti Tchouaméni e Udogie, giusto per rendere il tutto ancora più complicato. Il loro stile di gioco è lo stesso di sempre, sfruttano le fasce, attaccano con ritmo e con questo stile ci hanno fatto soffrire più volte. Ma questa volta è diverso, siamo più maturi, più forti e più consapevoli. È il momento di spezzare definitivamente questa maledizione. Corsa al titolo che entra nel vivo, 3 punti pesantissimi in palio, il margine di errore si fa sempre più sottile. Si gioca alla Gelsenkirchen Arena, pochissimi spazi vuoti, pubblico che non ha voluto mancare a quella che si preannuncia una grande festa di calcio. Il Lipsia parte subito aggressivo, open da controlla al limite, si gira e prova il mancino, che termina lontano dal palo. Poco dopo riceve di nuovo palla, accelera, salta il nostro difensore in velocità e tenta l'incrocio, ma anche questa volta non trova lo specchio, per nostra fortuna. Al 20° finalmente reggiamo, Szymański ruba palla al difensore avversario e lascia partire un mancino secco che colpisce il palo interno, tornando incredibilmente in campo. Sfortuna pura, ma il Lipsia non si ferma e torna a spingere. Dalla sinistra arriva un cross teso sulla quale Openda riesce solo a sfiorare, senza risultare pericoloso. Dopo una ventina di minuti è ancora il belga a provarci, stavolta sul lancio lungo. Calcia al volo, ma Ortega è pronto e blocca in 2 tempi. Il nostro portiere rilancia subito e ribaltiamo il campo in 3 passaggi. Allora Musa serve Demirovic, che tutto solo davanti alla porta calcia un diagonale perfetto e ci porta in vantaggio a pochi secondi dal termine della prima frazione. E c'è il gol, palla in rete! L'arbitro infatti fischia poco dopo la fine del primo tempo e andiamo negli spogliatoi per ricaricare le pile. Nella ripresa Demirovic parte fortissimo, prima con una botta ravvicinata che costringe il portiere a una parata strepitosa, poi con un tentativo dalla distanza facilmente controllato dall'estremo difensore. Sul fronte opposto Vermeeren ci prova con un destro a giro, ma Ortega blocca senza problemi, come d'altronde il collega dall'altra parte. Sul ribaltamento di fronte Szymański trova ancora Demirovic, che protegge palla e serve l'inserimento di Ferguson. Lo scozzese incrocia e batte il portiere per il 2-0. Un tiro non banale che non era facile mettere a segno. Nel finale Lipsia tenta l'assalto e all'80° va vicino al gol, ma Ortega si supera ancora, salvando il risultato con un altro intervento strepitoso. E allora, finalmente, dopo tante sconfitte, abbiamo spezzato la maledizione. Vinciamo ancora contro il Lipsia e stavolta in campionato, e possiamo dire con orgoglio che oggi lo Schalke è una minaccia reale per tutte le squadre tedesche. Una squadra ampiamente superiore per qualità e quantità. Dopo la grande vittoria contro il Lipsia ci restavano soltanto 3 partite per chiudere la stagione, 3 capitoli finali di un percorso lungo e intenso. La prima era una delle più sentite, il derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund, una partita vibrante, giocata a viso aperto, ma che purtroppo ci ha visto uscire sconfitti per 2-1. È stato il secondo derby stagionale perso e anche stavolta quindi i nostri rivali hanno dimostrato di avere qualcosa in più nei momenti decisivi. Nella penultima gara però abbiamo ritrovato subito il sorriso battendo il Norimberga, una vittoria importante per consolidare la nostra posizione in classifica e chiudere al meglio davanti al nostro pubblico. L'ultima sfida ci ha visto cadere di misura contro l'Eintracht Francoforte, una sconfitta che però non macchia una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista. Dopo 34 giornate di campionato, ecco la classifica finale. Chiudiamo al 4° posto con 69 punti, gli stessi del Bayern Monaco, e appena 7 di distacco da Lipsia, che si conferma campione di Germania. Un piazzamento che vale come una vittoria, perché certifica in modo definitivo il ritorno dello Schalke tra le grandi del calcio tedesco. Come ogni anno però è giusto rendere omaggio ai protagonisti di questa stagione. Il primo nome non può essere che quello di Demirovic, il giocatore che all'inizio, quando era uscito dai pacchetti, avevo colto con qualche dubbio, quasi per necessità lo avevo anche comprato, ha saputo trasformare lo scetticismo in certezza. Con 24 gol e 4 assist in 45 partite ha ripagato ogni singolo euro speso, diventando il nostro bomber assoluto. Il secondo riconoscimento va a Shaqiri, arrivato in prestito a 33 anni, molti lo consideravano un tappabuchi d'esperienza, ma in campo ha dimostrato tutt'altro. È stato il motore silenzioso del centrocampo, sempre al posto giusto
e sempre con lucidità. Le sue 3 reti e 9 assist raccontano solo in parte il suo impatto, perché la sua vera forza è stata nell'equilibrio dato alla squadra. Il terzo protagonista è stato Ortega, un veterano che, pur trovandosi ormai nella fase calante della carriera, ha dimostrato ancora una volta cosa significa avere carisma e istinto. Ha compiuto parate decisive, spesso in momenti chiave, e ha chiuso la stagione con 17 clean sheet su 50 presenze, numeri che parlano da soli. Una stagione da ricordare, fatta di crescita, carattere e consapevolezza. Lo Schalke non è più solo una sorpresa, è una realtà solida, pronta a lottare stabilmente ai vertici del calcio tedesco ed europeo. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!